Ci sono viaggi che non finiscono quando si sale su un aereo, ma che continuano a scorrere sotto pelle, come una marea costante. Abbiamo camminato lungo le scogliere monumentali dello Gigantes e cercato l'infinito negli occhi delle balene e dei delfini in mare aperto. Abbiamo respirato l'aria rarefatta e primordiale del Teide, perdendoci tra i vicoli sospesi nel tempo di Masca e quelli bagnati dal sale di Garacico. Dall'oro delle spiagge de Los Cristianos e Las Vistas fino all'eleganza senza tempo di Playa del Duque, ogni passo è stato un frammento di bellezza che ci ha cambiato. Dicono che Tenerife sia un'isola vulcanica nata dal fuoco, ma per noi è diventato il luogo dove il rumore del mondo si spegne e resta solo il battito dell'oceano. In queste immagini non c'è solo un racconto, c'è la certezza che tra queste rocce e queste onde abbiamo lasciato un pezzo del nostro cuore. Iniziamo da uno dei luoghi più iconici, Los Gigantes. Queste enormi pareti di roccia vulcanica cadono a picco nell'oceano, raggiungendo altezze vertiginose. Vederle dalla costa o dal mare fa capire quanto sia potente la natura qui. È il posto perfetto per fermarsi a guardare l'orizzonte e sentirsi piccoli davanti a tanta maestosità. E dopo le meravigliose ore passate a Los Gigantes, lasciamo che i nostri piedi seguano il profilo della costa lungo il Paseo de Punta Blanca. Qui non c'è fretta, c'è solo il rumore ritmico delle onde che si infrangono sulla roccia scura. È un sentiero dove si respira libertà, dove l'azzurro dell'oceano e il nero della lava corrono paralleli e il sale si posa sulla pelle come un ricordo indelebile. Camminare qui significa respirare l'essenza più pura e selvaggia dell'isola. Un'esperienza davvero meravigliosa. C'è un luogo dove il tempo ha deciso di fermarsi, protetto da bastioni di roccia che sembrano toccare le nuvole. Benvenuti a Masca. Per secoli questo villaggio è rimasto un segreto custodito gelosamente dalle montagne del Teno, un nido d'aquila sospeso tra l'abisso e il cielo. Percorrere i suoi sentieri significa scivolare in un'altra epoca. Le case in pietra, i palmeti che ondeggiano al vento e l'eco profonda della gola che si perde verso il mare raccontano storie di isolamento e di una bellezza fiera, quasi commovente. Qui ogni angolo è un quadro, il contrasto tra il verde tenace della vegetazione e il grigio severo del basalto crea una sinfonia visiva che toglie il fiato. A Masca non si viene solo per guardare, ma per ascoltare il silenzio.
È un luogo che ti costringe a fermarti, a guardare in basso verso l'oceano lontano e a sentirti per un istante parte integrante della forza selvaggia di questa terra. Proseguiamo a nord e raggiungiamo Los Silos. Questo borgo conserva tutto il fascino dell'architettura tradizionale canaria, ma è verso il mare che Los Silos regala il suo lato più scenografico. Qui tra le rocce vulcaniche si trovano piscine naturali spettacolari dove l'oceano entra con forza per poi placarsi in specchi d'acqua cristallina. È un angolo d'isola dove la natura selvaggia e la storia si incontrano in perfetto equilibrio. Siamo a Los Cristianos e finalmente usciamo in barca per un'escursione indimenticabile. Capitano Diego! Il tratto di mare tra Tenerife e La Gomera è un santuario per i cetacei. Avvistare le balene pilota che nuotano tranquille e i delfini che giocano tra le onde è un'emozione vera. È un incontro ravvicinato con la vita marina nel suo habitat naturale, nel pieno del rispetto dell'ambiente. Mamma mia. Oh, sono belli. I guess I've never known. You say slow down. I don't want to move too fast. L'Aia de las Vistas è una delle più amate dell'isola. La sua lunga distesa di sabbia dorata e le acque calme la rendono perfetta per una giornata di totale relax. È il posto ideale per godersi il sole e fare una passeggiata sul bagnasciuga, circondati da un'atmosfera allegra e tipicamente vacanziera. I messed up, gave too much. Lasciamo la costa per salire verso il Teide. Man mano che si sale, il paesaggio cambia drasticamente, diventando quasi lunare. Siamo nel cuore pulsante dell'isola, circondati da distese di lava e formazioni rocciose uniche al mondo. Trovarsi ai piedi del vulcano più alto di Spagna è un'esperienza che non si dimentica facilmente. I see why we are lonely. Ooh, should've let me speed it up. You could've had more of me. Oh, and now that time has passed, I see why we were lonely. Oh, should've let me speed it up. You could've had more of me. And now that time has passed, I see why we were lonely. Should've let me speed it up. You could've had more of me. Arriviamo a Playa del Duque, è il lato raffinato dell'isola, dove l'arenile assume sfumature pastello e l'acqua sembra cristallo liquido. Mentre il sole prepara la sua discesa, ci prepariamo a concludere la serata in un ristorante sul lungomare de Los Cristianos. A Los Cristianos troviamo un simpatico gorilla che interagisce con i passanti. È uno spettacolo di figure danzanti e cantanti che attraversano tutto il lungomare. È davvero una bella emozione. Playa de San Juan conserva ancora il fascino autentico del villaggio di pescatori. La sua spiaggia, protetta dal molo del porto, offre acque tranquille e cristalline, ideali per una sosta rilassante lontano dalle zone più affollate.
È un angolo di costa dove il ritmo della giornata è ancora scandito dal mare e dalle barche che rientrano al tramonto. Garachico è un luogo unico dove la storia si intreccia con la forza del vulcano. Un tempo il porto più importante dell'isola fu travolto da un'eruzione che ne cambiò per sempre il destino. Oggi quel passato è diventato la sua bellezza, le colate laviche hanno creato le spettacolari piscine naturali del Caleton, dove è possibile nuotare circondati da rocce nere che si tuffano nell'oceano. Passeggiare per il suo centro storico, tra piazze eleganti e antichi conventi, trasmette un senso di pace profonda. È un borgo che ha saputo rinascere, trasformando la forza distruttiva del fuoco in un angolo di rara armonia tra terra e mare. Ci spostiamo a Icod de los Vinos, un borgo immerso nel verde e famoso per le sue tradizioni vinicole. Qui vive il simbolo vivente dell'isola, il drago millenario. Questo albero monumentale, unico nel suo genere, con la sua forma intrecciata e la chioma imponente, sembra uscito da una leggenda antica. Si dice che abbia centinaia, se non migliaia di anni, e restare al suo cospetto regala una sensazione di profondo rispetto per la natura e per il tempo che scorre lento su questa terra. E alla fine di questo viaggio, quello che portiamo con noi è questo istante di silenzio. Guardare l'oceano insieme, abbracciati, sentendo solo il rumore del vento e del mare. In questo abbraccio c'è tutta la bellezza che abbiamo incontrato, le rocce, il sole e quella sensazione di libertà che solo Tenerife sa regalare. Ora lasciamo che sia il cielo a parlare, mentre sorvoliamo per l'ultima volta questa terra straordinaria. Questo è un viaggio e un'isola che non dimenticheremo mai.